video tutorial vi mostrerò come realizzare questo maxi pull granny, che io ho deciso di chiamare granny, e che ho realizzato utilizzando due filatoli, il New Zealand Print dell'Adrian Fil e il batuffolone della BBB. E vi ricordo che entrambi i filati sono disponibili sul mio sito Filati Elsa. Il batuffolone inoltre è in offertissima nella sezione offerte social, e io ho utilizzato un gomitolo del batuffolone e due gomitoli della New Zealand Print. I colori che ho scelto io sono questi qui, ma vi faccio vedere altri colori e vi dico nel frattempo anche le altre taglie quante ne devono prendere. Per quanto riguarda una taglia M, guardate che meraviglia, dovete prendere due batuffoloni e due New Zealand Print, mentre per una taglia L occorrono 3 New Zealand Print e 2 batuffolone. Vi faccio vedere anche altre colorazioni, sono una più bella dell'altra. Io questa l'adoro, la trovo veramente bellissima, ma siccome avevo già una maglia con mattonelle granny e lavorazione granny che avevo fatto lo smanicato con questi colori, ho optato per un altro. Vi faccio vedere anche un altro tipo di colorazione che trovo veramente fantastica. Guardate qui che meraviglia, il rosa antico con questo, e questo in realtà lo potreste usare anche con il grigio o anche con un rosa più chiaro se volete uno stacco maggiore, quindi vi potete sbizzarrire a unire i filati come più vi piace. Per quanto riguarda, come vi dicevo, la lavorazione, io inoltre ho lavorato con l'uncinetto del 5,5, però mi raccomando, se avete una mano stretta, le mattonelle sotto andatele a fare con l'uncinetto del numero 6, perché altrimenti vi vengono troppo compatte. Io volevo una lavorazione compatta ma non tantissimo, quindi ho lavorato col 5,5 e mi sono trovata bene, ma mi raccomando, vi suggerisco la lavorazione col 6 se avete una mano bella stretta. Per quanto riguarda invece la parte di sopra e le maniche, sono è una semplice lavorazione a granny. Io ho fatto due pannelli, uno per il davanti uno per il dietro, ho lasciato la spaccatura qui laterale perché così si muove di più, è più bello questo, dà più movimento alla creazione, e poi una volta cucito lateralmente le spalle sono andata a fare le maniche. Sapete che io preferisco non fare in alcuni tipi di lavorazioni le maniche troppo lunghe, in modo tale che i miei bracciali non si vanno a incastrare con il filato. E naturalmente potete fare la maglia più chiusa sul collo, potete farla anche più lunga, potete fare le maniche a 3/4, quindi vi potete sbizzarrire a fare questa lavorazione, questa maglia come più vi piace. Detto ciò, come sempre mi raccomando, se decidete di realizzare questa creazione, mandatemi poi le foto o sulla mia pagina Facebook Uncinetando con Elsa o sul gruppo Facebook La Libertà di Uncinetare e Sferruzzare, oppure potete taggarmi su Instagram, dove mi troverete come Elsa Faccio, anche scrivendo Filati Elsa. E noi come sempre ci vediamo poi al prossimo video tutorial. Per realizzare il nostro maxi pull io ho deciso di utilizzare due filati, il New Zealand Print e il batuffolone o Big Ball. In realtà vi ricordo che il batuffolone è la nuova fascetta del Big Ball, ma il filato è sempre lo stesso. Allora utilizzeremo il New Zealand Print per fare le mattonelle granny della fascia inferiore dei due rettangoli, un rettangolo avanti e un rettangolo dietro, e la fascia di sotto sarà fatta appunto dalle mattonelle granny con il filato sfumato, mentre la lavorazione della parte di sopra delle due mattonelle e poi delle maniche sarà fatta appunto con il batuffolone. Ora io ho scelto questi due colori che sono le tonalità del grigio e anche un po' del panna. Qui abbiamo anche altre tonalità di colore, ma vi ho fatto uscire anche uno short dove vi mostravo anche altri tipi di abbinamenti colori che potete fare con i due filati. A me piace tantissimo anche questo, lo trovo molto molto colorato. Comunque, detto ciò, iniziamo facendo le mattonelle. Ora io vi farò vedere come si realizza la mattonella e poi vi farò vedere anche come le cucio tra loro. Dovremo fare una lunga striscia. Io voglio fare una striscia, le due mattonelle, ossia quella, cioè quella avanti, i due pezzi, quello avanti e quello dietro, che sia molto più largo della mia spalle, non larghissimo, quindi diciamo quei massimo 10 centimetri in più. Quindi iniziamo appunto a fare le mattonelle. Vi dico già che io per realizzare la mattonella utilizzerò l'uncinetto del 5,5, ma se avete una mano stretta andate a lavorare con l'uncinetto del numero 6, mi raccomando, questo per le mattonelle. Quindi andiamo a fare la nostra mattonella. In un anello magico andiamo a creare 3 catenelle che sono nostra prima maglia alta, rientriamo dentro e andiamo a fare altre 2 maglie alte, 1 2 catenelle di separazione, rientriamo, andiamo a fare un secondo gruppo di 3 maglie alte, quindi 1 2 3, 2 catenelle, rientriamo, terzo gruppo di 3 maglie alte, 1 2 3,
2 catenelle e rientriamo, andiamo a fare il nostro ultimo gruppo di 3 maglie alte, quindi 1, 2 e 3. Tiro il filo per chiudere l'anello magico che poi andrò a fermare in seguito e vado a fare una catenella, entro nella terza catenella e vado a fare una maglia bassa e andiamo a fare il nostro secondo giro. Entro all'interno dell'archetto formato con la maglia bassa e vado a fare una maglia bassa e 2 catenelle che sono sta prima maglia alta, rientro, altre 2 maglie alte. Quello che faremo adesso lo faremo per tutto il giro. Catenella di separazione, entro nell'archetto successivo e vado a fare 3 maglie alte, 1, 2, 3, 2 catenelle, rientro, 3 maglie alte, 1, 2, 3, catenella di separazione, archetto successivo e di nuovo 3 maglie alte, 1, 2, 3, 2 catenelle, rientro, 3 maglie alte, 1, 2, 3, catenella, rientro nell'archetto successivo e di nuovo 3 maglie alte, 1, 2, 3, 2 catenelle, rientro, 3 maglie alte, 1, 2 e 3, catenella, vado a terminare il giro entrando nel primo archetto che avevo fatto e vado a fare 3 maglie alte, 1, 2 e 3 e termino facendo sempre una maglia alta, entro nella seconda catenella e vado a fare una maglia bassa. Terzo giro, rientro nell'archetto appena formato, vado a fare maglia bassa e 2 catenelle che sono a sta prima maglia alta, rientro, altre 2 maglie alte, catenella di separazione, vado dove ho l'archetto di 3 catenelle, realizzo 3 maglie alte, 1, 2, 3, catenella di separazione, entro nell'archetto di 2 catenelle e vado a fare il mio angolo, quindi 3 maglie alte, 1, 2, 3, 2 catenelle, rientro, 3 maglie alte, 1, 2, 3 e vado a fare il lato, catenella, nell'archetto di una catenella vado a fare 3 maglie alte, quindi 1, 2, 3, catenella, vado di nuovo nell'archetto di 2 catenelle e vado a fare il mio angolo, quindi 3 maglie alte, 2 catenelle, rientro, 3 maglie alte, catenella di separazione e di nuovo mi trovo nel lato e vado a fare le mie 3 maglie alte nell'archetto, quindi 1, 2, 3, catenella, archetto successivo, andiamo a fare di nuovo l'angolo, quindi di nuovo 3 maglie alte, 1, 2, 3, 2 catenelle, rientro, 3 maglie alte, 2, 3, catenella di separazione, vado nell'archetto di una catenella e vado a fare le mie 3 maglie alte, catenella di separazione, vado a terminare il giro, entro nell'archetto iniziale e vado a fare 3 maglie alte, 1, 2, 3, catenella, entro nella seconda catenella e vado a fare una maglia bassa. Adesso possiamo andare a fare il nostro quarto e ultimo giro e andiamo sempre a realizzare, rientro dentro, una maglia bassa, 2 catenelle, rientro e vado a fare altre 2 maglie alte, quindi 1 e 2, catenella di separazione, nell'archetto di una catenella vado a fare 2 maglie alte, 1, 2, una maglia alta sopra ciascuna delle successive 3 maglie alte, quindi 1, 2 e 3 e poi nell'archetto di 2 catenelle andiamo a fare 2 maglie alte, nell'archetto di una catenella andiamo a fare 2 maglie alte, 1 e 2, catenella di separazione e adesso riandiamo nel nostro angolo a fare l'angolo, quindi 3 maglie alte,
1 2 e 3, 2 catenelle, rientro 3 maglie alte, 1 2 e 3, catenella di separazione, siamo di nuovo nel lato, nell'archetto andiamo a fare 2 maglie alte, 1 2, una maglia alta successiva ogni maglia alta, quindi 1 2 3, 2 maglie alte nell'ultima catenella, 1 2, catenella di separazione e di nuovo andiamo nell'angolo e quindi 3 maglie alte, 1 2 3, 2 catenelle, rientro 3 maglie alte, 1 2 e 3, siamo nella catenella, facciamo la catenella di separazione, entriamo nella catenella, andiamo a fare 2 maglie alte, 1 2, una maglia alta sopra ciascuna delle 3 maglie alte, quindi 1 2 3, 2 maglie alte nell'archetto di una catenella, 1 2, catenella di separazione e ci troviamo di nuovo nell'angolo e quindi di nuovo 3 maglie alte, 1 2 3, 2 catenelle, rientro 3 maglie alte, 1 2 3, catenella di separazione e nell'archetto di una catenella andiamo a fare 2 maglie alte, 1 2, una maglia alta sulle successive 3 maglie alte, quindi 1 2 3, 2 maglie alte nell'archetto di una catenella, 1 2, catenella di separazione e vado a chiudere il mio quarto e ultimo giro entrando nel primo archetto, vado a fare 3 catenelle, scusatemi, 3 maglie alte e questa volta 2 catenelle per chiudere il giro, entro nella seconda catenella che equivale alla mia prima maglia alta e vado a fare una maglia bassissima, taglio il filo e vado a fare le altre successive mattonelle. Io adesso ne faccio anche un'altra e poi vi faccio vedere come andarla a cucire insieme tra di loro. Vi ricordo che dobbiamo fare una striscia di catenelle che deve essere più larga delle nostre spalle, come larghezza spalle. Io naturalmente vi dirò quante mattonelle vado a fare io e quante secondo me ne dovrebbero fare le taglie più grandi delle mie. Una volta poi fatte le mattonelle cucite assieme andiamo a vedere la lavorazione successiva. Ho terminato anche una seconda mattonella e quindi adesso io vi faccio vedere come le vado a unire. Le vado a unire giustamente sempre con l'ago e lo stesso filo e io vado a fare in questa maniera che per me è quella più semplice. Spero che così riesco a farvi vedere. Entro dentro qui questi due, vedete qua ho il gruppo di 3 maglie, quindi vado da questa parte ed entro da quest'altra parte e tiro il filo, prendo il filo, vado da quest'altra parte e tiro, prendo e tiro. Io vado ad unire in questa maniera le mie mattonelle, quindi nella maniera più semplice. Continuo a fare le mattonelle e naturalmente io vi dirò quante mattonelle sono andata a fare, quanti mi misurano di lunghezza. Tenete presente che, come vi dicevo prima, ogni mattonella è di 11 centimetri, quindi 11 per 11, e io vi dirò alla fine quante mattonelle sono andata per fare la mia lunghezza. Ho terminato la mia prima striscia, quella del mio primo pezzo, quello del davanti, e io ho un totale di 5 mattonelle. Per me come larghezza va più che bene, perché sapete, come vi ho detto all'inizio e come avrete visto poi all'inizio anche del video, non voglio che la maglia sia troppo larga, quindi 5 mattonelle vanno più che bene. Taglia M ve ne consiglio 6, 7 per una taglia L, anche se secondo me la L può fermarsi anche a 5 mattonelle, però decidete voi quanto volete che sia lunga la vostra maglia. Quindi questo adesso è la nostra prima striscia, dobbiamo andare a lavorare il pezzo di sopra, cambiamo il filato
in quanto io adesso andrò a lavorare con il batuffolo e vi faccio vedere il punto che andremo a realizzare, che in realtà è semplicissimo perché voglio fare il restante, la restante lavorazione con la lavorazione a granny. Allora, lavorerò col 5,5, il batuffolo è quello grigio, io vado nella seconda delle mie catenelle qui nell'angolo e mi aggancio con il filo andando a fare 3 catenelle che sono la nostra prima maglia alta. Poi naturalmente nasconderò meglio il filo, poi entro nella prima delle mie 3 maglie alte dell'angolo e vado a fare un'altra maglia alta, catenella di separazione, salto una maglia, entro nella terza e vado a fare una maglia alta nell'archetto, una maglia alta sopra la prima maglia alta, catenella di separazione, salto una maglia e vado a fare 3 maglie alte, una sopra ogni maglia alta, quindi una, scusatemi, devo tirare un po' di filo, 2 e 3, catenella di separazione, salto una maglia, vado nell'ultima e vado a fare una maglia alta nell'archetto, una maglia alta sopra la prima maglia alta, catenella di separazione, salto una maglia alta, vado nella terza e vado a fare una maglia alta dove ho la cucitura e una maglia alta sopra la prima delle 3 maglie alte e ricominciamo da capo, quindi catenella, salto una maglia, vado nella terza maglia alta e vado a fare una maglia alta nell'archetto, una maglia alta sopra la prima maglia alta, catenella, salto una maglia, vado nella successiva e realizzo sempre 3 maglie alte, una sopra ogni maglia alta, quindi 1, 2 e 3, catenella di separazione, salto una maglia, vado nella successiva maglia alta, archetto maglia alta, prima delle mie maglie alte vado a fare una maglia alta. Vedete, sto facendo tutti i gruppi di 3 maglie alte tranne all'inizio che ne abbiamo fatto di 2 e continuo a lavorare in questa maniera quindi per tutto il giro, quindi catenella di separazione, salto una maglia, vado nella successiva e di nuovo maglia alta sopra la terza maglia alta dove ho la cucitura, maglia alta sopra la prima delle 3 maglie alte, catenella, salto una maglia alta nella terza maglia alta nell'archetto, maglia alta sopra la prima maglia alta, catenella di separazione, salto una maglia alta sulle successive 3 maglie alte, quindi 1, 2 e 3, catenella di separazione, salto una maglia e di nuovo maglia alta sopra l'ultima maglia alta nell'archetto, maglia alta sopra la maglia alta. Continuo così quindi per tutto il giro, vi farò vedere come terminare, come iniziare poi il giro successivo. Sto per terminare il primo giro, ho fatto la catenella, salto la seconda maglia alta, entro nell'ultima e vado a fare una maglia alta, entro nella catenella e vado a fare un'altra maglia alta. Ci giriamo con la lavorazione, andiamo a fare il nostro secondo giro e vado sempre a realizzare 3 catenelle che sono sta prima maglia alta, una maglia alta sopra la seconda maglia alta, una maglia alta nell'archetto. Quello che faremo adesso lo faremo per tutto il giro, catenella, vado nell'archetto successivo, 3 maglie alte, 1, 2, 3, catenella, archetto successivo, di nuovo 3 maglie alte, 1, 2, 3, catenella, archetto successivo, di nuovo 3 maglie alte, 1, 2 e 3. Continuo così quindi per tutto il secondo giro, vi farò vedere come terminarlo e come iniziare poi giustamente di nuovo il primo giro, dato che abbiamo una base diversa rispetto a quella che abbiamo fatto. Sto per terminare anche il secondo giro, ho fatto nel penultimo archetto le 3 maglie alte, la catenella di separazione, vado nell'ultimo archetto e vado a fare una maglia alta e poi una maglia alta sopra ognuna delle ultime 2 maglie alte, 1, 2,
Si ricomincia di nuovo quindi dal primo giro, e come avevamo fatto prima, nel primo giro andiamo a fare le 3 catenelle che sono sta prima maglia alta e una maglia alta sopra la seconda maglia alta, poi direttamente catenella di separazione, andiamo nell'archetto, andiamo a fare 3 maglie alte, catenella di separazione e di nuovo archetto successivo, 3 maglie alte, e continuiamo così quindi per tutto di nuovo il nostro primo giro. Quindi nel primo giro poi finiremo facendo nell'archetto le 3 maglie alte, catenella di separazione e le ultime 2 maglie alte saltando la prima, quindi una maglia alta e una maglia alta. Dobbiamo fare questi 2 giri fino ad arrivare all'altezza delle spalle. Io naturalmente vi dirò quante volte sono andata a fare i giri e poi farò un altro pezzo uguale a questo qui che sto realizzando. Allora ho ripetuto i 2 giri per 11 volte e poi nuovamente il primo giro per avere quindi un'altezza totale, vi dico subito perché non lo sono andata ancora a misurare bene, di 39 centimetri. Come sapete non voglio che la maglia sia lunga, voglio che sia corta e larga, quindi adesso andrò a fare un pannello uguale, quindi di nuovo rifarò le 5 mattonelle, riandrò a fare i 2 giri facendo lo stesso numero di volte che ho fatto per questo pezzo, poi vedremo come andare a cucire i 2 pezzi. Ho terminato anche il secondo pezzo, quindi sia quello avanti che quella dietro, e sono andata a cucirli insieme. Per quanto riguarda le spalle, io sono andata a cucire per 15 centimetri che mi hanno preso 1 2 3 4 5 6 gruppi di maglie, comprese le 2 iniziali, mentre per una taglia più grande io naturalmente vi consiglio di andare a cucire un po' di più, visto che comunque avete fatto la maglia più larga della mia, per avere uno scollo largo, non larghissimo. Per quanto riguarda invece lateralmente, ho lasciato libere le mattonelle, quindi non ho cucito lateralmente le mattonelle, ma sono andata a cucire subito dopo e ho cucito per qui per altri, già non mi ricordo più, scusate ve lo dico subito, circa 14 centimetri, lasciando uno scalfo bello largo col cui fare le maniche, perché voglio fare le maniche larghe, non larghissime ma abbastanza larghe per una taglia M, quindi vi consiglio comunque qui di vedere un po' quanto lasciare. Io vi dico adesso in quanti centimetri è, dovrebbe essere sui 17 centimetri, sì, un 16 e mezzo centimetri, quindi direi taglia M arrivate almeno a 17 e mezzo, taglia L arrivate almeno anche a 18 e mezzo, 19 centimetri. L'importante appunto è quanto volete larga la vostra manica. Quindi adesso andiamo a vedere come fare la manica. Per realizzare la manica torno sempre a lavorare con l'uncinetto del 5 e mezzo e io mi aggancio sotto dove ho fatto la cucitura, quindi dove ho la cucitura entro con l'uncinetto e vado a fare le mie 3 maglie alte, prima 3 catenelle che sarebbero la nostra prima maglia alta, e cerco di fermare anche il filo, che poi naturalmente fermerò dopo meglio con ago e con l'ago, e poi vado di nuovo e vado a fare altre 2 maglie alte, 1 e 2, catenella di separazione, salto le 2 maglie orizzontali, entro qui dove ho questo forellino e vado a fare le mie 3 maglie alte, quindi 1 2 e 3, catenella di separazione, di nuovo salto 2 maglie alte orizzontali, entro nel forellino e vado a fare le mie 3 maglie alte e continuo a fare questo per tutto il giro. Lavoreremo sempre la solita tecnica granny, quindi io poi vi farò vedere come terminare il primo giro e come iniziare poi il secondo. Quindi salto 2 maglie, vado qui nel forellino e vado di nuovo a fare le mie 3 maglie alte. Continuo così, io vi dirò alla fine quanti gruppi di 3 maglie alte ho fatto intorno al mio scalfo. Sto per terminare il giro, io vi dico che ho un totale di 11 gruppi di 3 maglie alte. Secondo me una taglia M deve farne almeno 13 e direi almeno 16 la taglia L. Naturalmente terminate il giro, chiudete, provate, vedete se la maglia è troppo stretta o troppo larga, in modo tale da poi modificare e andare a cambiare. Bene, ho fatto la catenella, quindi entro nella terza catenella di separazione e per chiudere il giro io vado a fare una maglia bassa. E adesso ricomincio facendo il secondo giro, vado all'interno e faccio una maglia bassa, 2 catenelle che sono la mia prima maglia alta, catenella di separazione e poi vado a lavorare sempre 3 maglie alte all'interno dell'archetto di una catenella,
catenella di separazione, si ricomincia. Quindi vado nell'archetto successivo e vado a fare le mie 3 maglie alte, catenella di separazione, di nuovo vado nell'archetto successivo, 3 maglie alte, continuo così quindi per tutto il secondo giro. Vi farò vedere come terminare, come iniziare poi di nuovo il primo. Sto per terminare il secondo giro, ho fatto la catenella di separazione, entro nel primo archetto del giro dove ho fatto la maglia bassa di 2 catenelle e vado a fare altre 2 maglie alte, entro nella seconda catenella e vado a fare una maglia bassissima, e a questo punto ricomincio dal primo giro, entro nell'archetto, maglia bassa e 2 catenelle che sono sta prima maglia alta, rientro altre 2 maglie alte, catenella di separazione e poi vado a fare di nuovo sempre 3 maglie alte in ogni archetto di una catenella, separando i gruppi di 3 maglie alte con una catenella. Continuo a lavorare in questa maniera i 2 gruppi, vi dirò alla fine quante volte ho ripetuto i giri e poi andiamo a fare anche la seconda manica.